Ciao, da Heavy Metal Eleven. Oggi vi ospitiamo una band di origine ucraina e il suo nuovo disco, meno bello del precedente, ma sempre valido col suo mix di metal estremo, folk e spiritualità. È passato poco più di un anno dalla prima volta in cui ci siamo occupati dei Concrete Age. Era il maggio del 2023, quando sul canale usciva la recensione di Bardo Todol, ottavo album del gruppo che avevamo trovato splendido. Se vuoi, trovi il link qua su in alto. Nel frattempo questa formazione nata in Ucraina, ma ora di base a Londra, non è rimasta a braccia conserte. Risale allo scorso 4 aprile il nuovo disco Motherland. Da un lato si tratta di un lavoro che conferma in pieno i Concrete Age a livello stilistico, seppur con qualche novità. Il contrasto già sentito in Bardo Todol si è persino approfondito. C'è ancora un lato folk profondo a livello spirituale, religioso, che mescola varie tradizioni, da quella dell'estremo oriente a quella europeo tipica. Anzi, se possibile si è fatto anche più melodico. Allo stesso tempo, però, Motherland spinge molto di più del precedente su rabbia e cattiveria, con la parte death più preminente. È resa anche più graffiante da una componente thrash ben più presente che in passato, che aiuta i riff del gruppo a incidere. Un compito che agli anglo-ucraini riesce bene, vista la permanenza di una parte grassa e groove metal che fa da tratto d'unione tra le due componenti e valorizza ancora di più la potenza generale. Anche per quanto riguarda l'altra componente, è uno stile ben più serio e meno festoso di quanto sentito in passato, un fatto che però lascia qualche perplessità. Dall'altro lato, infatti, Motherland si rivela meno ispirato del predecessore ed è probabile che sia colpa della fretta con cui è stato imbastito. Forse a spingere i Concrete Age a pubblicarlo a poco più di un anno dal precedente è stata una volontà politica, vista anche la provenienza, la stessa che potrebbe spiegare anche la maggior oscurità e rabbia. Tuttavia questi fattori non sono del tutto negativi, anzi, parliamo sempre di un disco che ha parecchio da dare, un segno che anche nella fretta la classe superiore del gruppo si fa sentire. Da citare in tal senso c'è per esempio l'inizio, a livello del medio di Bardo Todol. Lo si sente già in Raida Rada. Apre alla grande il lotto col suo dinamismo rabbioso e i suoi riff taglienti, accoppiati a una parte folk di grande impatto sia a livello musicale che spirituale. Valide si rivelano anche Mestizzo, orecchiabile nella sua melodia di base, e poi Nomads, in cui il ritmo scende e la musica assume toni epici e melodie classiche. Il meglio è però rappresentato da Battle for the Caucasus, a lungo vorticosa anche in alcuni momenti più folk e tuttavia molto valorizzata dalle aperture, molto orecchiabili a metà tra musica etnica europea e asiatica. In seguito, tuttavia, i Concrete Age si perdono un po', col disco che diventa ripetitivo non solo nei riguardi del passato, ma anche della prima parte. Non che questo segni un crollo, anzi, nessuna traccia scende sotto la bontà e molte vanno anche oltre. Tuttavia a spiccare sono solo Cossack's Pride, che si segnala per la ferocia convincente unita a un ritornello di gusto slavo e a un passaggio centrale meditativo, e poi Asbulat, cover di Magomed Zibov, musicista proveniente dal Caucaso, conferma il fatto che, se trasposte in ambito folk metal, le canzoni dance funzionano bene, seppur questa abbia già una componente etnica in origine. Per il resto, se Motherland non fa gridare al miracolo come il Bardo Todol, rimane comunque sostanzioso e conferma i Concrete Age come un gruppo ben al di sopra della media. Produrre qualcosa di valido e ben fatto anche quando l'ispirazione cala è possibile solo se si hanno grandissime doti, come quelle dimostrate dal gruppo pure qui. Per questo, se ti piacciono sia il folk esotico sia il metal estremo, gli angli ucraini fanno al caso tuo. Certo, poi sarebbe ancora meglio se riuscissero a tornare sui livelli del predecessore. Se però i Concrete Age continuassero a sfruttare album del genere, beh, sarebbe comunque una gran bella cosa. Voto Heavy Metal Eleven 84 su 100. Per stavolta abbiamo terminato. Se la recensione ti è piaciuta dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!